Cerco di non impallare perché... Allora, io sono un ecologista stanziale, cioè sono per il chilometro zero ma dal divano. Vorrei viverci, esserne piano piano fagocitato. E quando ne sarò parte vorrei a mia volta inglobare in me tutti gli accessori che mi servono, cioè una birra e un telecomando. E così rispettare il pianeta, stando fermo sul divano. Vorrei non essere percepito, come gli ultrasuoni per gli umani o il prezzo delle scarpe per le donne. Vorrei essere come un santone, presente ma assente, zero emissioni, zero contatti, zero rotture di coglioni. Non sarei proprio a zero emissioni perché alla mia età il controllo dello sfintere è quello che è e volente o nolente al buco nell'ozono partecipi. Ma ho fatto un errore clamoroso che ha minato le premesse del mio progetto. Mi sono sposato e con il matrimonio consegni tutti i tuoi sogni alla tua carceriera. E quando hai una moglie, il copione della tua esistenza lo scrive lei, tu rinunci anche ai compromessi, certe cose non le fai perché ci credi, le fai per sopravvivere, le fai per evitare quella faccia lì, la delusione di chi prepara la vendetta. Elena lo fa restando sempre sorridente, con un instancabile lavoro fatto di ripetizione all'infinito di quello che vorrebbe, come un disco rotto che ripete sempre la stessa traccia. Ti sega i nervi e ti annulla ogni possibilità di autodeterminazione e ti riduce ad un burattino che muove come vuole. E lei è ecologista, pacifista, di sinistra, ambientalista, animalista, insomma, una povera crista che pensa ancora che il mondo rinasca dalle nostre piccole azioni quotidiane. Così ho delle parentesi ecologiste attive anch'io, mio malgrado. La svolta brusca è stata quando la Gabanelli a Report fece l'indagine sulla sostenibilità alimentare. Lì Elena si è corrucciata e prendeva appunti. Così siamo passati al gruppo di acquisto solidale con lei e all'acquisto a chilometro zero per boicottare le catene della grande distribuzione. Chilometro zero lei però, perché io ho iniziato a girare per tutti i paesi limitrofi a prendere i prodotti dai produttori locali. Cassette di verdura secondo stagione, senza nemmeno poterle scegliere a prescindere dai nostri gusti. Questo c'è, come immensa, dalle suore. Così ho ricominciato a tavola a mettere di nascosto in tasca, nel fazzoletto, le cose che non mi piacciono, come le fave o la portulaca. Ovviamente per le verdure e la frutta non si fanno discriminazioni, con quelle tocche semimarce a cui bisogna dare una seconda opportunità, che l'estetica è un parametro borghese, noi ci mangiamo mele con escrescenze, cicatrici, bugni di ogni tipo, ci facciamo frullati con frutta che grida vendetta ma a bassa voce perché è già mezza ammuffita. Noi non facciamo fruit shaming, abbiamo banane con la luce valgo, fragole ipergemellari, kiwi che sembrano scroti tumefatti. Il nostro cesto di accoglienza è un ospedale da campo. Non è una dieta, è un atto politico, è resistenza alimentare. Chi rifiuta una mela solo perché è brutta è lo stesso che lascia i bambini fuori dalla porta se non hanno le scarpe firmate. Noi facciamo inclusione alimentare, siamo la onlus del fruttivendolo. Lì dove altri vedono una banana con la scoliosi, noi vediamo una possibilità. Vogliamo l'emarginato del cesto. Noi non scegliamo la frutta per come si presenta, ma per quello che ha passato. Ma non ti senti migliore? Non solo mangiamo biologico, ma sosteniamo un progetto di vita. Ma il mio progetto di vita chi cazzo lo sostiene? Che ribadisco era stare incastonato nel divano. Potevamo trovare un compromesso, mi sarei accontentato di una poltrona. E da lì godermi il risultato di centinaia di anni di evoluzione, guerre, rivoluzioni, invenzioni. Per cosa? Per arrivare a fare la spesa dal divano. Cliccare un cazzo di pomodoro e ti arriva la spesa a casa, così, comodo. No, noi preferiamo la scomodità del gas, dove non è che puoi fare... dove non è che puoi fare l'ordine e basta, devi essere attivo nel gruppo e partecipare a questi incontri in cui sembra di aver aperto una porta su un collettivo studentesco degli anni 70, con persone che dibattono sulla canapa e sui gherigli delle noci e ti chiedono con verbi a te non noti: ma voi autoproducete? Io sì, abbastanza regolarmente, minimo 2 volte al giorno. No, per il consumo intendiamo se autoproducete, saponificate, fermentate, cardate la lana? Puoi mica dirgli di no, li feriresti e penserebbero che sei della Digos. Ma certo, abbiamo un camper in cui facciamo la saponificazione e la dentifriciazione, come Mr. White in Breaking Bad. E poi un allevamento di pecore in salotto. Io le toso mentre Elena carda più non posso. Panificate? Ma dove cazzo li prendete sti verbi? Che poi a me la pasta madre e il lievito madre mi fanno paura perché tutto ciò che è madre mi rimanda alla mia e mi aspetto che mi rinfaccino tutti i giorni qualcosa. I fermenti che dicono: hai fatto lo yogurt grazie a me, la madre dell'aceto l'hai fatto grazie a me, perché il principio educativo di mia madre è sempre stato in buona parte questo. Ho paura del lievito giudicante, ogni giorno alle 7 si attiva, non lievita, rinfaccia. È il primo organismo vivente che ti fa sentire inadeguato mentre lo nutri.
Poi ogni volta che vai a ritirare qualcosa al punto di incontro, gli attivisti fanno leva sul senso di colpa e ti rifilano qualcos'altro per una causa nobile. Sono andato a ritirare 2 zucchine e mi sono ritrovato a sponsorizzare una capra tibetana in Piemonte. Elena, sarà la nostra capra, dobbiamo proteggerla, dobbiamo essere solidali coi produttori. Ma coi consumatori no, io devo andare a ritirare la tua cassa di barbabietola alle 5 del mattino in un parcheggio sulla A7. E se sbagli giorno te la consegnano al prossimo equinozio in un labirinto di mais. Così, per sentirci alla loro altezza, abbiamo scelto l'adozione. Abbiamo adottato prima un filare di fragole, poi una mucca, una cazzo di mucca. Però ci siamo detti è solidale, è sostenibile, è una mucca. Con Elena entusiasta, possiamo poi andare all'alpeggio a prendere il suo formaggio, il nostro formaggio. Ma il dramma è che il formaggio non l'abbiamo mai visto. Perché poi col codice d'adozione è arrivato il lockdown e la mucca era in isolamento. Non scherzo, una mucca in quarantena con la polmonite. Avevamo una mucca in smart working in Alto Adige, facevamo i meet online e le dicevo, Carolina, mi faresti un po' di taleggio? E lei, scusa, sono ancora positiva, sto facendo aerosol con la stalla chiusa. Elena ogni giorno prende una china più pericolosa, ho il terrore di tornare a casa e trovarla che mi corre incontro dicendo ho barattato la Toyota con una carrozza e 2 cavalli, abbiamo ridotto l'impronta di carbonio, ci stiamo depurando e mi propone una tisana che devi bere con fare assorto leggendo la tazza con 2 mani, dai nomi assurdi tipo Zenzerilla, Bergamonza, Finocchiotta, come i nomi che si danno i fidanzatini nel primo mese di rapporti e già al secondo mese vomitano quando si chiamano così. Che poi il marketing delle tisane fa acqua da tutte le parti. Pensano di attirare il cliente chiamando le tisane così coccole della sera, che invece tagliano fuori il 50% del mercato che coinvolgerebbero affiancando loro la versione maschile. Poi facciamo le vacanze. Facciamo le vacanze scambiando casa, vacanza etica, sostenibile, carbon free, creando scompiglio in casa. Il cane ha disturbi da stress post-traumatico perché non capisce chi sia questa gente tutta diversa che periodicamente arriva e dorme nel nostro letto e vive la nostra vita. Ma lo scoglio più grosso è stato convincere il lievito madre, non si fidava. È scorbutico, diffidente, soffre l'abbandono. Abbiamo lasciato agli ospiti un bigliettino. Per favore, parlate con Erode ogni mattina e ogni sera. Ha bisogno di attenzione e di sapere che siete in ascolto. Evitate i toni aggressivi e gli sbalzi emotivi e sensibili. Ci hanno scritto dopo 2 giorni, il tuo lievito ci ha insultato, pare abbia rifiutato il rinfresco e abbia scritto merde sul vetro con la condensa. E la sera li guardava dal frigo col canovaccio un po' spostato, come una creatura che giudica. Poi uno degli ospiti ha provato a parlargli in francese. Il giorno dopo il lievito ha smesso di fermentare, ha fatto la croce sul barattolo col dito di farina. Era tipo un messaggio, non parlo con chi si vuole mettere il mio pane sotto l'ascella. Ci hanno espulso dall'associazione. Ormai ogni cosa che faccio mi genera senso di colpa ambientale, vivo nel terrore, guardo una mozzarella e mi sento come se stessi investendo dei cuccioli di panda. Ho paura di tirare lo sciacquone, accendo una lampadina e vedo sciogliersi un ghiacciaio in diretta. Aiutatemi, vi prego. Mentre Elena è di là che salva il pianeta, fatemi fare la vostra coda al supermercato. Voglio adottare una cassiera dell'S lunga. L'ho vista, anche messa bene. Mi strizzava l'occhio maliziosa dicendomi fidati. Mi accontento di qualcuno che mi batta i codici a barre con un po' di tenerezza. Lo faccio per Elena, se mi controlla al telefono alla ricerca di scappatelle extraconiugali, la cosa più losca che trova sono i messaggi in una chat Telegram, con un tale che produce cetrioli biodinamici e mi manda le foto dei suoi lombrichi. Che figura ci faccio con le amiche? Alberto Bernasconi.